Bene ragazzi, se collezionate orologi sicuramente collezionerete anche libri e questo video è un buon punto di partenza per capire da quali libri iniziare. Oggi vi porteremo all'interno di una parte della collezione di libri che abbiamo accumulato negli ultimi anni, più alcuni ultimi arrivi. Però adesso facciamo un po' di spazio che ve li racconto. Partiamo dall'ultimo arrivato, che è quello di Jaeger-LeCoultre. Questo è The Collectibles. Quando eravamo alle Sentier, Jaeger-LeCoultre ha presentato una capsule di 17 orologi vintage che sono stati cercati e restaurati direttamente nei loro atelier. In questo libro di più di 500 pagine abbiamo la storia di tutti questi orologi, a partire dal Reverso, uno dei modelli più iconici di Jaeger-LeCoultre, fino al Polaris. La cosa incredibile di questo libro è la completezza delle informazioni che sono state messe all'interno, relativi ai calibri, relativi alla progettazione della cassa o semplicemente al periodo storico a cui risalgono. Se volete imparare qualcosa su questo marchio, questo è sicuramente il libro perfetto. Quella che ho tra le mani è la biografia di François Paul Journe, uno degli orologiai indipendenti più importanti degli ultimi anni. In questo libro abbiamo tutta la storia di F.P. Journe, sin dalla sua infanzia fino ai giorni nostri. Qui viene raccontato il genio che contraddistingue tutte le creazioni di Journe, a partire dal suo primo orologio in assoluto fino alle collaborazioni con Harry Winston. Questo libro in tanti di voi lo conosceranno perché racconta la collezione incredibile di Speedmaster di Andrea Foffi. Abbiamo più di 400 pagine di alcuni degli Speedmaster più rari mai creati nella storia, tutti di collezione di Andrea Foffi. Sappiamo che non piace a tutti stare sui libri, ma con le foto che ci sono in questo libro sfogliarlo sarà solo un piacere. Qui poi abbiamo un libro di Franco Cologni che si chiama Artisti del tempo, dedicato a tutta la storia di Vacheron Constantin. Nel libro si passa dagli albori di Vacheron Constantin nel 1755 fino ai tempi attuali, raccontando anche i mestieri d'arte che il marchio ha coltivato in più di 200 anni di storia. Gli ultimi tre sono dei nuovi arrivati in collezione che vogliamo scartare con voi. Il primo è di MB&F, scartiamo e vediamo com'è. Ed eccolo qui. Nel libro si raccontano i primi 15 anni del marchio indipendente, quindi a partire dal 2015 fino al 2020. Se vi piacciono gli orologi particolari, questo libro fa il caso vostro. Apriamo adesso il libro del Royal Oak, From Iconoclast to Icon. Questo l'abbiamo tenuto incartato solamente per fare questo video. Questo libro celebra i 50 anni del Royal Oak, il modello più iconico per Audemars Piguet. Adesso scartiamolo e vediamo com'è. Diciamo che è il libro più grande in collezione finora. Eccolo qui. Wow. In tanti sanno la storia del Royal Oak e quindi del disegno di Genta, ma in pochi sanno che questo orologio si originò grazie a 3 persone, tra cui un italiano, Carlo De Marchi. Ed è proprio in questo libro che potrete scoprire la storia di come si è originata l'icona di Audemars Piguet. L'ultimo invece è un altro indipendente, De Bethune. Questo libro è stato creato per celebrare i 20 anni della storia del brand ed è così bello che ho quasi paura di toglierlo dalla scatola. All'interno troviamo il libro, che è incredibile, e poi all'interno, in uno scompartimento segreto, abbiamo anche un altro piccolo libricino che si chiama Horological Alchemy di Denis Flageolet, uno dei fondatori di De Bethune. In queste 200 pagine si passa dalla storia del marchio e a quello che l'ha contraddistinto fino a tutti i premi che De Bethune ha ottenuto in questi anni. E verso la fine del libro avrete la possibilità di vedere tutti gli orologi prodotti dal 2002 fino al 2021. Bene ragazzi, questa sarà una parte della nostra collezione di libri, spero che vi sia piaciuta e ci vediamo al prossimo video con tutti gli altri.